Nuovo Sinner, vecchio Sinner, Sinner che vince. È iniziata ufficialmente l'avventura del numero 2 del mondo al China Open di Pechino, esordio in sessione serale, tetto aperto contro Marin Cilic, 6-2, 6-2 il punteggio, e diciamo che andiamo a snocciolare più magari quelle che sono le curiosità su questo esordio e quindi i temi principali che erano quelli sul uscire dalla comfort zone, capire quanto sarebbe stato diverso questo Sinner. Quanto è stato diverso questo Sinner? Non troppo, ma quanto possibile secondo me, perché Marin Cilic ha provato ovviamente a portare subito alle stelle i ritmi, ha provato sempre ad accelerare, una partita si è consumata con scambi molto rapidi e brevi, e di conseguenza se si gioca questo tipo di tennis non è che Jannik può iniziare a giocare solo back o andare a rete anche a discapito del senso del gioco, quindi c'era poco da inventarsi da quel punto di vista. Ci sono stati dei momenti in cui comunque qualcosina ha fatto, un paio di serve and volley, uno a inizio partita in cui è stato poi passato, e nonostante ciò tutta la panchina composta, ricordiamo, da Vagnozzi, Ferrara e Resnikov si è alzata in piedi e l'ha applaudito. Questo è un piccolo segnale. Verso fine partita un paio di back incrociati di rovescio e poi l'accelerazione vincente sempre in cross, e anche lì dalla panchina grande entusiasmo. Diciamo c'è stato entusiasmo quando ha provato cose, anche se ovviamente erano poche poi le situazioni in cui farlo. La cosa che forse ha cambiata più di tutte sono le percentuali di servizio, e di questo gliel'ho anche chiesto in conferenza stampa, perché sono percentuali sì più alte ma meno travolgenti, meno incisive, per un semplice motivo: che la velocità media oggi rispetto ad altre partite era più bassa. Se non sbaglio la velocità media in finale contro Carlos Alcaraz era della prima di 205 km/h, per farvi capire quella odierna era di 189 km/h, quindi ho chiesto a Jannik se fosse una casualità o se fosse magari qualcosa un'idea con cui è entrato in campo, quindi pensare ok, oggi cerco di aumentare la percentuale di prime, cerco di lavorarla di più come ho fatto in allenamento, e lui ha detto non è una casualità, è qualcosa su cui effettivamente mi sto concentrando. Oggi il servizio è un colpo sul quale penso molto tecnicamente e del quale durante la partita cerco di tenere traccia, quindi ho messo queste prime, adesso dovrei servire lì, finora ho servito così. Quindi un Sinner molto riflessivo. Ha detto la speranza e l'obiettivo è ovviamente che col tempo poi anche l'incisività della prima torni alta, perché c'è sempre da dire questo, che anche quando Jannik magari in passato non ha avuto percentuali alte, l'incisività della prima è sempre stata molto molto alta, tant'è che io ricordo un paio di partite, una specialmente lo scorso anno, non ricordo se secondo turno o terzo turno dello US Open, in cui servì col 70% e non ci fu partita, perché in quel momento era davvero molto molto incisivo, scusate se ripeto la parola. Quindi questi i feedback della sfida con Cilic in vista del secondo turno contro Atman. Cos'altro si è detto in questa conferenza? Ha parlato, un'altra domanda che gli ho avuto modo di fargli è stata sulla Coppa Davis, dato che lui a un certo punto ha menzionato il finale di stagione e ha detto comunque c'è Torino, c'è Bologna, e quindi Jannik ci sarai a Bologna? Ha detto per il momento la linea politica è per il momento non lo so, devo decidere, vedremo. C'è da dire, questo a prescindere da quel che deciderà, è un discorso di cui ne ho parlato anche con tanti colleghi internazionali alla Billie Jean King Cup. Con questo format in cui comunque una nazione come l'Italia ogni anno tendenzialmente sa di poter giocare la Final 8, credo che sia impensabile che un top player, e lo vediamo anche con la Spagna, che quindi Carlos o Jannik per 15 anni ogni anno giocheranno sempre la Coppa Davis senza mai saltarla. Secondo me è abbastanza irrealistico come pensiero. E poi parlando di Alcaraz, Jannik ha detto, parlando del numero 1 del mondo, ha detto lui se lo merita, ha giocato tanti tornei, ne ha giocati più di me, li ha giocati tutti bene, quindi se lo merita, non mi toglie pressione o non me ne aggiunge essere numero 1 o numero 2, però ha detto remarkable, la parola che ha usato potremmo tradurla come degno di nota, ciò che ho fatto per me è degno di nota in questo 2025. Quindi un Jannik secondo me, vabbè,
diciamo, non sono queste le partite da cui prendi indicazioni. Secondo me, appunto, per tornare poi a quella che è la partita con Cilic, è anche un po' difficile stravolgersi troppo, quindi non credo ci sia molto altro da aggiungere, però vediamo. Sicuramente anche il clima della panchina era molto buono, li ho visti spesso in piedi, li ho visti spesso entusiasti, soprattutto quando appunto in quei pochi frangenti in cui c'è stato modo di provare queste cose che stiamo vedendo in questi giorni qui a Pechino in allenamento. Però non c'è solo Sinner, ricordiamo, non c'è solo Sinner, ci sono tanti italiani, anzi, a proposito, domani ci sono i 3 italiani che mancano nel maschile, c'è l'esordio di Paolini nel tabellone femminile. Paolini oggi in campo, da un po' di giorni in campo con Danilo Pizzorno, diciamo oggi l'abbiamo data come notizia su Spazio Tennis, un paio di giorni fa l'abbiamo incrociato in pizzeria, questa è un'altra storia. Samsonova, che invece non ha più con Pizzorno, oggi era in campo con Franco Davin, questa è un'altra notizia. È arrivato Musetti, che domani esordirà contro Empesci per Ricard. Oggi si è allenato con Sonico, ha fatto il Media Day, ieri Players Party, quindi diciamo che non c'è tempo di fermarsi neanche per Musetti, perché nel giro di 48 ore passa dalla sconfitta di Chengdu al campo, e questo può essere anche un bene per lui. Ci sono gli esordi molto ostici di Cobolli contro Rublev, primo match, tra l'altro sulla Lotus Arena, che è il secondo campo, e questo per chi dovesse mai venire a Pechino, a parte che domani è una grande programmazione quel campo, ma 10.000 spettatori, quindi poco meno del centrale di Roma, e si vede bene ovunque. Devo dire spettacolare, sicuramente i posti media meglio lì che sul centrale, che vediamo se riesco, sì, eccolo lì alle mie spalle. E quindi che dire? Sonico contro Zverev, e quindi domani parleremo di tutto questo, non solo Sinner, però per il momento Jannik è partito bene e avanza al secondo turno del China Open. Con noi l'appuntamento è a domani, anche perché ho dimenticato la felpa e inizia a fare freddo.